Ciao, ben trovato sul mio canale, ciao da Stefano ovviamente che sono io e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti a luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è come gestire le provocazioni del narcisista. Allora, prima di iniziare apro una parentesi, ti voglio dire che se vuoi suggerirmi qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche, puoi suggerirmelo. Qua sotto nei commenti scrivi il video che dovrei fare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Seconda cosa, ti chiedo di mettere ai like qua sotto, così che mi aiuti a, a far crescere il canale e io potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Chiusa parentesi. Ti leggerò un articolo che poi posterò qua sotto nelle note su come gestire, la relazione tossica e soprattutto le provocazioni di un narcisista patologico che, ricordiamo, il narcisismo patologico è un disturbo di personalità, vero e proprio. Andiamo. Come imparare a comunicare con le persone con tendenze narcisistiche. Tutti noi vogliamo sentirci ascoltati, compresi, connessi nelle conversazioni e nei confronti della gente, cioè vorremmo che gli altri ci capissero. Ma non è sempre così quando parli con un narcisista patologico. Se una persona, se un partner di un narcisista patologico vuole essere aiutato da lui, se lo deve scordare, dice l'articolista, proprio perché la comunicazione con un narcisista patologico è unidirezionale, cioè lui vuole essere ascoltato, ma quando tu hai un problema lui non ti ascolta, o lei, perché ricordati che un narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. Ancora, cose da tenere a mente quando si parla con un narcisista patologico. È essenziale notare che solo perché quando qualcuno ha queste caratteristiche di personalità non sempre è una persona narcisista patologica, ma deve avere delle caratteristiche, per essere definito narcisista patologico deve avere un insieme di caratteristiche che sono, te le ripeto brevemente, senso di grandiosità, loro si sentono superiori, egocentrismo, cioè lui è una persona che tutto deve girare attorno a sé. 3. Estremamente competitivo, estremamente permaloso, estremamente sadico, gode nelle sfighe altrui. È una persona non empatica, quindi non riesce a capire quando tu hai un problema, se tu ti lamenti, lui se ne frega, ed è una persona tendenzialmente che sfrutta gli altri. Infatti un narcisista patologico vede gli altri come strumenti da utilizzare per poi scartare. Quando ti scarterà, perché prima o poi scarterà per poi tornare, ma quando scarterà senza coscienza, se tu piangerai, lui se ne fregherà del tutto, che sia maschio o femmina. Allora, le persone narcisiste cosa potrebbero fare nelle conversazioni? Dire che sei troppo sensibile, cioè lui ti offende, tu ci rimani male, lui minimizza dicendo vabbè ma sei troppo sensibile, quindi ti prende anche in giro. Ancora, incolpa te delle sue colpe, perché si chiama effetto specchio, cioè io faccio una bastardata ma dico che l'hai fatta tu, quindi io ti anticipo e ribalto la frittata. Sempre il narcisista fa così. Ancora, rifiuta di assumersi la responsabilità, cioè se lui ti tradisce non ti dirà mai io t'ho tradita ed è colpa mia, no, ti dirà io t'ho tradito perché tu sei diventata troppo grassa, ad esempio, oppure tu non vuoi più fare l'amore con me come una volta, quindi darà le colpe a te delle sue bastardate. Ancora, le conversazioni con un narcisista patologico possono anche essere unilaterali, come ti dicevo, lui vuole essere ascoltato, ma quando tu vuoi essere ascoltata lui non c'è. 2. È molto focalizzato su cose materiali, quindi vestiti, automobili, vacanze, non gliene frega niente di toccare l'anima, di ascoltare una persona a livello sensibile, no, gliene frega soltanto di arrivare a prendere delle cose materiali proprio perché il narcisista patologico è una persona vuota internamente. Ancora,
invalidante, cioè ripeto, se tu raggiungi un bellissimo risultato lui minimizzerà dicendo vabbè, ma anche i bambini riescono ad arrivare a quel risultato che tu hai ottenuto, io avrei fatto di meglio. Ancora manipolativo, ancora giudica. Quindi se tu hai un problema e vuoi semplicemente un consiglio, lui ti dirà che tu sei una persona sbagliata, che tu sei una persona che non sa cos'è l'amore, potrebbe offenderti dicendo che sei una deficiente, perché è anche molto molto offensivo un narcisista patologico. Quindi ti giudicherà e amerà giudicare gli altri. Io sono meglio di lui perché lui fa così, io avrei fatto così. Quindi entrerà sempre nel merito anche quando non è richiesto. Ancora, è come se stessero parlando con te e non con te. Cioè il narcisista patologico parla con te ma tu non ti senti capita. Quindi la sensazione che la vittima ha che quando parla di un narcisista con un narcisista patologico è quella di non sentirsi capita e apprezzata. Quindi, l'articolista continua dicendo, cosa dovrei fare? Cosa dovrei dire a qualcuno che è narcisista? Allora, prima di tutto ti dico io non dirgli che è un narcisista patologico perché ribalterà la frittata e dirà che tu sei narcisista, perché il narcisismo patologico è un disturbo egosintonico, che significa che si sentono in sintonia con loro stessi, quindi loro si sentono bene, sono gli altri che sono sbagliati, punto. Quindi lui non si sentirà un narcisista. Uno, dice l'articolista, mantieni la calma e il rispetto, parla con calma, non entrare in conflitto, ti sta provocando, cerca di mantenere la calma. Dei due ti consiglio di uscire dalla conversazione, ti inizia a offendere, prendi la tua roba, esci dalla camera, meglio, perché non si parla chiaramente in maniera offensiva, soprattutto con il partner, chiaramente. Usa le affermazioni, tra virgolette, I. Alcune affermazioni saranno più efficaci per raggiungere il rispetto delle altre, ciò include le affermazioni io, che mettono in evidenza i tuoi bisogni, pensieri, sentimenti all'interno della relazione. Ad esempio, affermazioni come sento che non hai sentito quello che ho detto prima, invece non mi ascolti mai, può avviare un dialogo più produttivo ed empatico. Cioè, allora, cerca sempre di di conversare, facendogli capire i tuoi bisogni. Questo ti vuol dire l'articolista. Ad esempio, io non mi sento capita, cerchiamo di parlarne. Io non mi sento rispettata, potresti far così. Chiaramente la seconda volta che tu gli fai queste richieste e lui non ti ascolta, significa proprio che della relazione non gliene frega nulla e ti consiglio io di uscirne lentamente, ma inesorabilmente. Cerca sempre di difenderti, applica i confini del rispetto, quindi devi dire non ti permetterò più di parlarmi così, se lo rifai ancora con me è chiuso, quindi devi anche essere una persona decisa. Quando lui ti dice certe cose offensive, blocca la conversazione, intimandogli che se continua non ti rivedrà più e devi essere convinta di non rivederlo più, quindi anche a chiudere. Evita certe frasi, come ad esempio tu sempre, tu mai, quindi non accusarlo, ma cerca di, non so, lui ti dice una cosa, ad esempio, tu non sei una persona che sa amare, dovresti dire, mi dispiace che tu pensi così, io penso proprio di essere una persona che sa amare, allora visto che tu pensi che io non so amare, perché non mi lasci? Quindi cerca sempre di portarlo a farlo sentire in colpa e noterai che in colpa lui non si sente. È fondamentale capire, a un narcisista patologico non gli interessa una relazione vera e propria, ma vuole uno schiavo da bindolare e tenere lì. Poi uscire dalla relazione, andare con altre situazioni e ritornare. Quindi una relazione vera e propria non la troverà mai. Anche la prossima fidanzata o fidanzato che troverà sarà semplicemente una vittima da utilizzare per poi scartare. Morale, ti dice l'articolista, puoi andare a vedere l'articolo qui in fondo nelle note se vorrai, ricorda di non sentirti in colpa. Tu non hai colpa, perché un narcisista patologico è lui a trattare male la gente, è lui a essere in colpa, quindi quando individui una persona che ha dei tratti narcisistici, cerca di telare, non dirgli nulla, ma lentamente chiudi la relazione, perché non potrai mai ricavarci nulla di buono. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita e sicuramente aiuterai tante persone che soffrono
per narcisisti patologici che si possono trovare non solo in amore, ma amore certo, amicizia, sul lavoro e ovviamente in famiglia, anche tra genitori. Tutto qua, se ti è piaciuto il video clicca i like. Ciao da Stefano.